Messaggio di emergenza: non siete bestiame, non siete pecore. Un saluto e bentornati su Canal 104 Plus. Il plus sta per plusvalenza. Prima della traduzione del video del canale YouTube di 434 pubblicato nel maggio 2020, comunico che attraverso la pagina indice alfabetico, di cui trovate sempre i link in tutte le descrizioni dei video, avete la grande opportunità di trovare tutte le risposte alle vostre domande. Se postate la domanda nei commenti significa che avete ancora bisogno dei pensieri e delle idee degli altri. State delegando altri anziché crescere e liberarvi con il vostro impegno personale. Leggo commenti basati sugli insegnamenti del regime in atto, dove attraverso la scuola obbligatoria e la società hanno inseminato da un paio di secoli la menzogna del globo. Se credete che sia sufficiente un video per smantellare la cementazione di questo credo, iniettato e rafforzato dal pensiero unico dilagante, abbiate l'umiltà di capire prima come funziona il meraviglioso regno piano che ci ospita, anche attraverso video come Spiegazione della Terra piatta 2, che leggete in basso come indico nel video che segue, dove inserisco nello stesso modo le voci da cercare a seconda dell'argomento, a volte anche semplicemente cercando le innumerevoli voci perché. Sono sempre in pronta consegna i libri Il risveglio e Il secolare nuovo ordine del male. Anche il modesto valore di un buon caffè è più che gradito attraverso PayPal, considerato che YouTube ha stabilito che Canal 104 Plus non deve essere monetizzato. Buona visione. Qualunque cosa tu creda nel profondo, devi sentire che qualcosa non va e che c'è qualcosa di profondamente sbagliato in quello che sta succedendo intorno a te. Sembra che tu attualmente sia messo alla prova, condizionato e addestrato all'obbedienza e alla conformità assoluta su una scala mai vista prima. Sono qui per spiegarti cosa potrebbe essere appena successo. Che ti piaccia o no, la tua vecchia vita è finita. Il 2020 ha dato inizio ad una nuova realtà in cui dovrai trovare il tuo posto. È possibile che ciò che consideriamo temporaneo ci venga imposto come la nostra nuova realtà d'ora in poi. Persone come me l'avvertono da decenni e siamo stati derisi e chiamati complottisti. Per coloro che non hanno prestato attenzione, potremmo aver appena oltrepassato il confine tra una cospirazione e l'inizio di una tirannia globale. Devo ammettere di essere sorpreso da quanto accurate fossero queste previsioni e da quanto velocemente tutto ciò si sia sviluppato. Esiste la possibilità che l'obiettivo di tutto ciò sia quello di rendervi schiavi involontari del sistema in nome di un evento discutibile. Storicamente la maggior parte dei principali eventi politici, sociali o economici si rivelano poi essere operazioni false flag o inganni. Cosa vi fa pensare che questa volta sia diverso? In politica non esistono coincidenze. Potrebbe darsi che stiate prendendo parte ad un ulteriore evento orchestrato, un tentativo coordinato di distruggere le nostre vite? Vengo da un paese con secoli di storia di oppressione, anni di difficoltà e propaganda ci hanno reso una nazione di scettici e diffidenti e posso dirvi quali sono i segni d'allarme man mano che le cose si evolvono. Si basano sempre sugli stessi meccanismi. Sentiamo già parlare molto da certificati di immunità e passaporti, applicazioni di tracciamento, microtatuaggi, braccialetti, farmaci forzati, impianti microchip e così via. A che punto le persone decideranno che è stato superato il limite? Espropriazione di proprietà private, blocco di internet, nazionalizzazione della produzione alimentare e razionamento della distribuzione, tasse ambientali illimitate, censura e totale soppressione della libertà di parola? Un governo mondiale, una banca globale, o forse il limite sarà rappresentato dagli arresti dell'opposizione, dai campi di concentramento, dalle esecuzioni pubbliche e dalla depopolazione globale? Dove finirà? Pensate che non sia possibile? Dimenticate 1984 di George Orwell. Guardate o leggete Hunger Games. Sembra che si stia lentamente trasformando in un documentario. Mentre trasferiamo le nostre vite nel mondo digitale, ci troviamo ad affrontare gli stessi tentativi di schiavizzarci come i nostri nonni, che hanno dovuto combattere nel mondo fisico. Indubbiamente ci stiamo dirigendo verso un regime cibernetico totalitario, e ciò che potrebbe seguirne è una combinazione reale di fascismo e socialismo che consentirebbe l'attuazione di politiche ambientaliste, il collasso del sistema finanziario e il trasferimento globale della ricchezza, la povertà diffusa e persino le guerre. Potremmo assistere all'inizio del collasso della nostra civiltà, quella che voi, i vostri genitori, i vostri nonni avete costruito. Sentite che la vostra vita vi appartiene?
La vostra libertà è un bene prezioso per gli altri, dovete sempre difenderla, perché chi detiene il potere vuole il controllo totale su di voi. Usano semplici trucchi ed è spaventoso quanto sia diventata grande la menzogna in cui tutti vivono ormai, senza mai mettere in discussione la propria realtà. Sembra che la verità non abbia più alcun valore. Quello che usano è il metodo della rana bollita. Invece di gettare le persone nell'acqua bollente, l'acqua viene portata lentamente ad ebollizione, senza dare loro il tempo di percepire il pericolo imminente finché non è troppo tardi. Su Indice Alfabetico trovate anche l'audio sulla rana bollita cercando la voce La sindrome della rana bollita. Dovete sapere che coloro che rinunciano alla libertà per la sicurezza finiscono per non avere né l'una né l'altra. La via della minore resistenza è la strada verso la completa schiavitù e una volta che vi viene tolta la libertà non la riavrete più. Sono qui per dirvi che le cose non possono continuare così e voglio che ascoltiate attentamente ciò che ho da dire prima che sia troppo tardi. Sono qui per dirvi come potete difendervi da una potenziale tecnocrazia psicopatica emergente e dalla possibile fine delle vostre libertà. John Lennon l'aveva detto, forse è stato per questo che l'hanno eliminato. Cercate il video John Lennon, il mondo è gestito da insani maniaci. Sono qui per ricordarvi che siete in questa vita per una ragione e potrebbe essere quella di difendere la vostra libertà e quella di tutti gli altri contro la tirannia, ma prima di tutto devi capire chi è il tuo nemico. Da tempo si specula su chi tira le fila e sembra che negli ultimi anni, grazie alla tecnologia che ci permette di scambiare informazioni, queste persone vengono smascherate e ora iniziamo a vederle dietro le quinte. Se unisci i puntini potresti scoprire che si tratta di banchieri, imprenditori e famiglie facoltose, la più grande concentrazione di ricchezza sulla Terra. Sono coloro che controllano quasi tutti i governi del mondo e se ancora non sai chi sono e cosa potrebbero farci, significa che devi iniziare a prestare molta più attenzione a ciò che accade intorno a te. Se ciò che sta emergendo ora è vero, non si può che definirli una mafia terroristica globale. Sono un gruppo di persone malvagie e spietate con un'insaziabile sete di potere e controllo che ricorrono all'intimidazione e alla violenza per raggiungere i loro folli obiettivi. I rappresentanti del governo che credi di eleggere non sono altro che i loro burattini, venduti o comprati molto tempo fa. Non rappresentano i tuoi interessi, rappresentano gli interessi dell'elite ombra. Sembra che questa elite abbia un piano a lungo termine per la distruzione del vostro mondo e lo stia attuando sistematicamente cancellando la vostra cultura, riscrivendo la vostra storia. Come aveva detto Michael Jackson, manipolano la storia prima di essere stato eliminato, fomentando disordini sociali e creando divisioni razziali, di genere, politiche e ideologiche. Per loro non ci sono limiti. Possono distruggere tutto ciò che vi circonda e possono uccidere chiunque. Potrebbero essere dietro quasi ogni operazione sotto falsa bandiera, conflitto armato e guerra della nostra storia recente. 187 milioni di persone nel secolo scorso hanno perso la vita senza conoscere la vera causa della loro sofferenza, mentre la maggior parte delle rivoluzioni di cui noi umani andiamo così fieri sono state orchestrate e sponsorizzate dall'elite. I loro governi fantocci non si curano della vostra salute e del vostro benessere, sono il braccio destro dell'establishment e si preoccupano solo del profitto, dell'autoconservazione e di non essere smascherati. Dovreste ragionare in questi termini se volete capire cosa sta succedendo ora. Dovete ricordare che sono funzionari pubblici nominati da noi per aiutarci a migliorare le nostre vite, non per ridurci in schiavitù. L'unico scopo dell'esistenza del governo dovrebbe essere identificare e punire il male, non rappresentare il male. Il potere che detengono è stato conferito da noi e può essere revocato se questa istituzione diventa una minaccia per noi. Mentre eravamo impegnati a litigare tra noi per sciocchezze e a distrarci con futilità, l'elite studiava e metteva alla prova la nostra natura. Ora ci conoscono meglio di quanto conosciamo noi stessi e ci trattano come bestiame. Per loro siamo un gregge di pecore o bovini e pensano di poterci condurre in qualsiasi direzione. Le nostre preziose vite non valgono nulla per loro. Per nostra fortuna il nemico non è intelligente, stanno commettendo molti errori e non hanno più molti strumenti a disposizione. Le loro mosse provengono da un vecchio libro impolverato con solo pochi trucchi e, poiché stiamo iniziando a capire come si manifesta la manipolazione, stanno diventando sempre più disperati e sconsiderati. La struttura del male sta lentamente diventando chiaramente visibile a tutti. La vedrete nella grande differenza tra il comportamento delle persone normali e per bene e i metodi parassitari che usano per raggiungere i loro obiettivi disumani. Mentre vi dividono ulteriormente per razza, genere, affiliazione politica e religione, voglio che ricordiate chi è il vero nemico.
Siamo tutti vittime perché abbiamo permesso a un numero esiguo di tiranni ricchi e non eletti di governare su miliardi di noi, mentre una minoranza unita si oppone a una maggioranza disorganizzata e divisa artificialmente. Non so quanto sia grave la minaccia che potremmo affrontare ora, ma una cosa è certa: se non agiamo, le generazioni future non lo dimenticheranno e non ci perdoneranno. E nemmeno voi vi perdonerete se tutto questo si rivelerà vero. Dovete capire che la chiusura delle nostre vite su scala globale è un enorme campanello d'allarme a cui tutti dovremmo prestare attenzione. Ascoltate attentamente. Per evitare una potenziale guerra catastrofica e difficile da vincere in futuro, ora dovete combattere battaglie facili da vincere. È così che ha sempre funzionato nella storia. La resistenza avrebbe senso ora, finché c'è ancora tempo. Vi sembrerà che non ce ne sia bisogno, ma è una misura preventiva per evitare un disastro. Guardate dove siamo arrivati. Questo è il risultato di generazioni che sono rimaste addormentate e non hanno reagito. Potrebbe essere necessario intervenire in modo deciso e immediato. Non aspettate che le cose peggiorino. Non appena vedete qualcuno che cerca di limitare le vostre libertà senza motivo, opponetevi. Ricordate che è tutta un'illusione di potere. Il sistema esiste solo perché glielo abbiamo permesso per troppo tempo. Fanno di voi ciò che vogliono perché glielo consentiamo. Un governo che agisce contro la volontà del popolo non solo è antidemocratico, ma si rende illegittimo. Cercate la voce censura, la prima azione di un governo criminale baidino, postato il 27 aprile 2019. Fate attenzione, la vostra resistenza potrebbe essere calcolata nel loro piano. Siate intelligenti, si aspettano che vi ribelliate e protestiate e dobbiamo essere creativi nei metodi per difendere le nostre libertà. In realtà l'intero scopo di tutto questo potrebbe essere quello di creare un sistema in cui tutte le persone con pensiero logico e critico vengano identificate, messe a tacere o addirittura eliminate del tutto dalla società. Il mio paese ha vissuto tutto questo molte volte. È così che si distrugge una nazione. Si eliminano coloro che possono educare, risvegliare e salvare gli altri. Hanno paura che vi rendiate conto di cosa sta succedendo. Vogliono che tu dorma e sogni. Stanno costruendo il loro castello di carte sulle nostre spalle mentre siamo inginocchiati. Per distruggerlo basta che ci alziamo in piedi. La struttura che hanno costruito è molto fragile e vulnerabile ad una semplice resistenza collettiva. Ricorda che la chiave per vincere qualsiasi potenziale battaglia è capovolgere questa struttura. Significa unirsi e agire collettivamente. Loro sono la minoranza. Li superiamo in numero in tutto il mondo. Li superiamo in astuzia di ogni singolo filosofo scienziato dal cuore puro. Siamo tutti brave persone che non tollereranno mai ciò che queste forze antiumane rappresentano. Hanno bisogno di usare la violenza e l'intimidazione per raggiungere i loro obiettivi e questo crea una resistenza ancora maggiore che richiede ulteriore intimidazione. È un circolo vizioso del male che storicamente non è mai durato, poiché tutto in natura tende all'equilibrio. Il male non deve combattere solo coloro che opprime, ma deve anche lottare con la propria natura e la sua incompatibilità con il mondo equilibrato che cerca di opprimere. Mi appello a tutte le persone per bene di buon cuore che hanno paura di agire. Guardate dentro di voi e cercate il ribelle addormentato. Trovatelo, tutti noi ne siamo capaci. Guardate dentro di voi e scoprite di che pasta siete fatti. Potreste essere dei leader che non hanno mai avuto la possibilità di scoprirlo. La maggior parte di voi non ha mai vissuto niente del genere. Se avete vissuto in un paese come l'Inghilterra, senza una storia recente di disordini sociali, è comprensibile che non abbiate motivo di diffidare e disobbedire al governo. Ma dovete capire che sarete anche i primi a essere ridotti in schiavitù se ciò di cui stiamo parlando si rivelerà vero. In tal caso non si tratterà di ciò che potete fare, ma di ciò che dovreste fare, che crediate di potercela fare o no. Se non avete mai protestato prima e non siete mai stati attivisti, qualora doveste iniziare a notare i primi segnali di ciò che sto descrivendo, sarà il momento di imparare a farlo. È così che nascono i leader e gli eroi. Voi sarete la soluzione. La forma di resistenza più efficace è la disobbedienza collettiva. Dite semplicemente di no. Significa non conformarsi a ciò che è dannoso per il tuo benessere e quello della tua famiglia. Il potere risiede nella disobbedienza di massa, quando le leggi dannose non possono essere applicate. Le reazioni di chi detiene il potere ti farà capire se hai a che fare con una vera e propria protesta. Cercheranno di capire fino a che punto possono spingersi impunemente. È importante che le tue azioni siano immediate e dirette contro coloro che vogliono danneggiarti, non contro la tua collettività.
Ricorda che la tua reazione sarà giustificata se le tue libertà e il tuo futuro benessere saranno minacciati e coloro che vogliono privarti delle tue libertà devono essere consapevoli che dovranno affrontare le conseguenze del loro programma disumano. Avvertili, fai loro capire che dovrai fare i conti con te in tempi di crisi artificiale. Educare gli altri, diffondere la consapevolezza è un primo passo molto importante, ma se si arriva a questo punto dovrai essere pronto ad uscire dalla tua zona di comfort per difendere ciò che ti viene tolto con la forza. Trova persone che la pensano come te nella tua comunità e unisci le forze. Impara a contare gli uni sugli altri. Condividi le tue idee con gli altri. Non preoccuparti se si tratta solo di poche persone. Basta una piccola percentuale della società per risvegliare il resto. Questo video è libero da copyright. Se volete mostrare agli altri ciò che ho da dire, siete liberi di condividere, modificare e caricare questo video su tutti i vostri social. Vi chiedo solo di includere la stessa descrizione del video. Stiamo piantando migliaia di semi e, se necessario, cresceranno fino a diventare alberi giganti che produrranno migliaia di altri semi. Solo un pubblico istruito e informato può identificare e fermare l'oppressione mascherata da falsa crisi. Non rimanete in silenzio, non lasciate che vi mettano a tacere. Dimenticate coloro che rideranno di voi, non possono essere salvati. Siate pronti a lasciarveli alle spalle. Per alcuni il ridicolo e la risata possono essere l'unico meccanismo di difesa contro la paura e i terrori interiori. Non permettete all'elite di creare una società a due livelli. Impedite che Hunger Games diventi realtà. Avete una lunga lista di diritti inalienabili che dovete difendere. Se il vostro paese ha una Costituzione, questa va protetta. Nessun emendamento, nessuna eccezione, nessun compromesso. Tenete presente che in un momento di crisi della libertà, l'elite e il governo potrebbero non essere il vostro unico problema. Chi ha il potere sa quello che so io, che la società è divisa tra una maggioranza obbediente e una piccola minoranza di individui che pensano in modo logico. Questa minoranza rappresenta la loro unica minaccia e sanno che siamo in grado di ottenere il sostegno della gente. La società è composta da chi fa accadere le cose, da chi le osserva e da chi non ha idea di cosa sia successo. In tempi di crisi gli ingenui diventano pericolosi, ma anche gli obbedienti e gli addormentati potrebbero rivoltarsi contro di voi difendendo le proprie illusioni. Nel corso dei decenni, infiltrandosi nel sistema educativo e sovvertendo la nostra cultura e i nostri media, l'elite è riuscita a rivoltare contro di noi e contro se stessa una grande percentuale della parte mentalmente instabile della società. Sono riusciti a renderli anti-umani, capaci di odiare la propria razza, il proprio paese, la propria storia, la propria cultura e il proprio patrimonio e di odiare chiunque cerchi di risvegliarli e salvarli. In tempi di crisi non si dovrebbe combattere solo contro chi vuole controllarti, ma anche contro coloro che sono moralmente e intellettualmente corrotti, così dipendenti dal sistema da difenderlo con la folle convinzione che tu sia il nemico. Leggi l'esperimento di Milgram sull'obbedienza alle figure autoritarie che trovi su indice alfabetico cercando perché le persone fanno quello che gli viene detto. Esperimento Milgram. Ho una teoria secondo cui abbiamo un gene della schiavitù nel nostro DNA, perché storicamente parlando serve sempre troppa morte di innocenti prima che la società inizi a ribellarsi. Stalin, Mao, Hitler hanno ucciso decine di milioni di persone con semplici modifiche alle politiche governative. Ciò che hanno fatto era indubbiamente legale, il che significa che le persone vengono uccise per il semplice fatto di essere obbedienti. La gente comune oggi non riesce nemmeno a distinguere tra schiavitù e libertà e soffre collettivamente del peggior caso possibile di sindrome di Stoccolma. Cercate il video Sindrome di Stoccolma, rivisitazione e l'intelligenza artificiale. Ricordate però che le persone che credono nel sistema e ne sono dipendenti verranno da voi quando questo fallirà e quando non avranno più nulla. Se scoppierà un conflitto sarà contro di voi. Sarebbe una battaglia per la vostra mente, combattuta contro l'armonia e l'unità umana, una battaglia contro il progresso e lo sviluppo dell'umanità. Siamo nel XXI secolo. Pensate a cosa si aspettavano da noi i nostri nonni e a dove siamo arrivati. Cosa abbiamo realizzato? Vedete forse dei jetpack? Delle auto volanti? O vedete forse la nascita di una nuova era di erosione delle libertà civili e di schiavitù globale? Pensate a tutti i vostri antenati che sono morti per voi e per le vostre libertà. Non può essere stato tutto invano ed è vostro dovere onorare la loro sofferenza e i loro sacrifici. Se volete capire quale potrebbe essere l'obiettivo di ciò che sta accadendo ora, guardate la Cina.
Questo potrebbe essere il modello che vogliono cercare di implementare nel mondo intero. Ora che avete ascoltato tutto ciò che avevo da dire, siete responsabili del vostro futuro. D'ora in poi potete scegliere la strada dell'ignoranza e dell'indifferenza o quella della resistenza e della salvaguardia delle nostre libertà. La scelta è vostra e la state facendo ora. Diventate responsabili di ciò che sta per accadere perché dovrete dare spiegazioni ai vostri figli e nipoti. Certo, potrei sbagliarmi su tutto questo, ma se non mi sbaglio, pensate se sareste disposti a correre questo rischio in nome dell'indifferenza. Che siate meccanici o miliardari, avete lo stesso coraggio. Educando gli altri, diffondendo la verità, potete innescare una reazione a catena che può salvare il nostro futuro. Basta una sola voce coraggiosa che non abbia paura di opporsi al male. Ricorda che se le cose dovessero mettersi male, potresti voler evitare la battaglia, ma la battaglia non eviterà te. Potresti essere un soldato digitale, potresti essere un soldato nella vita reale, potresti essere entrambi. Speriamo che tu non debba scoprirlo. Ma se dovesse succedere, ricorda che la tua comprensione del contenuto di questo video significa che fai parte del gruppo che sarà maggiormente colpito qualora questo attacco alle tue libertà si verificasse. Presta molta attenzione quando senti l'espressione «la nuova normalità». Potrebbe trattarsi di un processo di condizionamento per farti accettare la tirannia, poiché non c'è nulla di normale e nulla di giustificato in ciò che sta accadendo ora. Esiste una sola definizione di normalità: libertà. Ricorda anche che l'espressione «finché non sarà sicuro» può essere tradotta con «mai». Cerca queste parole in codice che vengono ripetute da tutti i principali media. Sono messaggi subliminali che ti preparano a ciò che potrebbe accadere. Più li senti, più dovresti metterli in discussione. Ecco come si presentano i meccanismi della propaganda. Il pericolo potrebbe non essere ciò a cui vogliono che tu presti attenzione, ma ciò a cui cercano di impedirti di prestare attenzione. Attenzione alle distrazioni. Osserva attentamente tutto ciò che viene censurato e rimosso dai social media e chiediti perché. Se tutto questo si rivelasse vero, alla fine cercheranno di toglierti definitivamente la possibilità di protestare, limitando la tua possibilità di riunirti. Non possiamo permetterglielo. Siamo stati tutti sottoposti ad un lavaggio del cervello così profondo che non ci rendiamo più conto di essere i proprietari delle nostre vite, delle nostre terre, dei nostri mari ed oceani, delle nostre menti e del nostro futuro. In una bizzarra svolta degli eventi, le generazioni precedenti hanno permesso che tutto questo diventasse proprietà del governo. Il male si diffonde per mancanza di resistenza, per il fallimento morale nel rispettare i principi umani più elementari. Ricordiamoci che non dovremmo combattere solo l'elite, ma realisticamente parlando ci troveremmo anche ad affrontare il nostro lato oscuro, responsabile della paura, dell'avidità, dell'obbedienza e della sottomissione che hanno permesso loro di raggiungere posizioni di potere. Tra tutte le specie su questo pianeta siamo gli unici ad avere il proprio futuro nelle nostre mani. Ora è più vero che mai e questo potrebbe essere il loro piano finale. Potrebbe essere l'ultimo passo di un piano decennale e potremmo trovarci di fronte al punto di non ritorno. Se si scoprisse che ci troviamo di fronte ad un malvagio governo fantoccio e ai suoi padroni con un'agenda antiumana, questo potrebbe essere l'inizio di un movimento di resistenza capace di combattere molte battaglie o addirittura una guerra, e dobbiamo fare tutto il possibile per impedirlo. La paura e la disperazione si trasformano rapidamente in odio e ciò che accadrà dopo dipenderà da quanto valore daremo alla nostra libertà. Se chi ha il potere commette crimini, ricordate che sono esseri umani normali, con nomi, volti e indirizzi. Non sono intoccabili, anche se non amano crederlo. Possono e devono essere assicurati alla giustizia. Se state ascoltando e siete politici, poliziotti, membri delle forze armate o lavorate per i media tradizionali e pensate di essere protetti o esenti da tutto questo, sappiate che quando le cose si faranno serie diventerete nemici del popolo e si ricorderanno di voi a vita. Fate molta attenzione a quale parte scegliete, perché la vostra vita potrebbe diventare molto difficile e spaventosa. Chi ha il potere non ha lealtà e voi non significate nulla per loro. Se tradite persone innocenti che avreste dovuto proteggere, potreste non avere nessun posto dove nascondervi quando tutto questo avrà inizio. L'ho visto nel mio paese, dovete capire che la tregua funziona raramente e non dura mai. Il bene vince sempre e il male crolla sempre sotto il peso delle divisioni interne, dell'avidità e delle lotte di potere. Storicamente ha sempre fallito e questa volta non sarà diverso.
Anzi, con tutta la tecnologia e l'esperienza di cui l'umanità dispone oggi, sarebbe estremamente difficile realizzare una tirannia globale. Il senso di libertà è molto importante per noi e finché saremo umani lo difenderemo e lotteremo sempre per esso. Non ci sono possibilità di successo e l'unica domanda è: quale prezzo dovremmo pagare per far comprendere loro questa ovvia verità? Più saremo uniti e più ci avvicineremo a cambiare la coscienza collettiva, maggiore sarà la resistenza che incontreremo da parte delle forze del male che vogliono controllarci. Tutto questo potrebbe essere una prova o un addestramento per la vostra esistenza. Potrebbe essere il motivo per cui siete qui. Rivelerà di che pasta siamo fatti. Alcuni si nasconderanno ancora di più, altri emergeranno e scopriranno il loro destino. La linea che divide il bene dal male non passa attraverso le camere politiche, le strutture sociali o gli studi televisivi, ma attraverso i cuori umani. Il mio e il tuo. Se si arriverà a questo punto, i vostri sacrifici non saranno mai dimenticati dai vostri figli e nipoti, che saranno orgogliosi di tutto ciò che avete fatto per loro. Hanno bisogno di voi, io ho bisogno di voi e il mondo ha bisogno di voi. Solo le persone virtuose sono capaci di accettare e godere della libertà e spero che voi siate tra queste. Per favore condividete questo video e, se comprendete la gravità della nostra situazione, assicuratevi di rimanere al sicuro e vigili. Auguro a tutti noi buona fortuna e spero che quanto descritto si riveli solo una teoria del complotto. Grazie per il vostro supporto e grazie per aver guardato fino in fondo.